Per la serie I campioni leggendari della box, questa puntata è dedicata ad un pugile che occupa un posto straordinario appunto nella storia del pugilato. Si tratta di Henry Armstrong, il quale ha una prerogativa che nessuno è mai riuscito ad uguagliare, quella di essere stato contemporaneamente il campione del mondo di 3 categorie di peso. Ma attenzione, 3 categorie di peso di quelle tradizionali, quando le categorie di peso nel pugilato erano soltanto 8. Bene, Henry Armstrong tra il 1937 e il 1938 è stato prima campione del mondo dei piuma, poi addirittura dei welter ed infine dei pesi leggeri. Quindi senza l'ausilio delle categorie junior, quelle categorie che sono state inserite in un certo senso per allungare il brodo, quindi per aumentare il numero dei titoli mondiali, ecco, quindi 3 titoli mondiali di quelli autentici, di quelli originali, appunto pesi piuma, pesi welter e pesi leggeri nel carnet di Henry Armstrong, che appunto per questo, ma non solo per questo, occupa un posto straordinario e forse unico in tutta la storia del pugilato. Buon divertimento. Siamo sul ring di Los Angeles del 1938. Henry Armstrong, campione del mondo dei pesi piuma, affronta il messicano Baby Arizmendi. Armstrong sulla destra, Homicide Hank, il suo nome di battaglia. Armstrong aveva conquistato il titolo mondiale dei pesi piuma nel 1937, pensate, una stagione, il 37, nel quale Armstrong ha sostenuto ben 27 incontri, vincendone 26 per KO e uno solo ai punti. E sapete contro chi? Contro l'italiano Aldo Spoldi. Spoldi era stato l'unico avversario che aveva tenuto al limite delle 10 riprese contro Henry Armstrong nel 1937. È un incontro senza titolo in palio sulle 10 riprese. Ed è il 15 marzo 1938. È già l'8º incontro di Armstrong nel 1938. Aveva combattuto, tanto per fare un esempio, il 25 febbraio a Chicago e il 28 febbraio a Minneapolis, ottenendo 2 vittorie per KO. Con Arizmendi c'è una vecchia rivalità, aveva perso contro Arizmendi nel 1934 sulle 12 riprese e ancora nel 1933, quindi è la 4ª sfida tra i due pugili, 2 vittorie di Arizmendi e una di Henry Armstrong. Vedete il caratteristico stile di Armstrong, curvo in avanti, grande artista di quello che gli americani chiamano infighting, cioè il combattimento da vicino. Arizmendi gli oppone il suo grande coraggio, la sua intraprendenza. Arizmendi, messicano, sostenuto comunque dal pubblico di Los Angeles, pubblico che segue il pugilato in California e in gran parte di lingua o sangue messicano. Grande varietà di colpi da parte di Armstrong, nato nel 1912, quindi aveva 26 anni all'epoca di questo match. Vedete che riesce a colpire pure indietreggiando. Gran battaglia alla quale dà il suo contributo anche Arizmendi.
Un match, ripeto, previsto sui 10 round, senza titolo in palio. Ecco, pensate, incontri di questa qualità, senza titolo in palio. Oggi vediamo degli incontri con in palio qualche titolo, di qualche fantomatica sigla di qualità infinitamente inferiore. Erano i tempi in cui il pugilato aveva una sua credibilità, 8 categorie di peso, 8 campioni del mondo. Buono il gancio sinistro di Armstrong. Notate il ritmo ma anche la pulizia del match. Un bel destro di Arizmendi. Ma Armstrong non si ferma. Arizmendi mette a segno qualche buon colpo, ma non riesce a fermare l'aggressività dell'avversario. Ritmo straordinario, ritmo ma anche qualità. Nella sintesi passiamo alla sesta ripresa. Armstrong continua nella sua azione, tutti ganci molto stretti. Ammirevole comunque il coraggio di Arizmendi, che non è mai in difesa passiva, reagisce costantemente, si prende anche lui le sue soddisfazioni. D'altra parte, avendo battuto Armstrong 2 volte su 3 sfide precedenti, non è certo intimidito dal valore o dalla fama dell'avversario. Notate l'abilità di Armstrong di uscire dalla traiettoria dei colpi dell'avversario dopo aver messo a segno i propri. Arizmendi mai battuto prima del limite nella sua carriera. Ottava ripresa. Ricordo, match previsto sui 10 round senza titolo in palio. Buon gancio sinistro di Arizmendi, però poi il sinistro e poi il destro di Armstrong. Al momento di questo match Armstrong viene da una serie di 27 consecutive vittorie prima del limite. Decima ed ultima ripresa.
Nettamente in vantaggio ai punti Armstrong, ma si deve essere ormai reso conto che questa volta non gli riuscirà di chiudere la partita prima del limite, deve accontentarci di pareggiare il conto con un avversario che lo ha battuto 2 volte nelle 3 precedenti sfide. Non scende il ritmo. Il match mantiene tutta la sua intensità per tutti i 10 round. Personalmente sono convinto che gli incontri per il titolo mondiale non dovrebbero andare oltre le 10 riprese. Se ne trarrebbero dei vantaggi anche sul piano qualitativo. Ultimi scambi straordinari. Di un gran match, nel quale brillano il talento di Armstrong, il coraggio di Arizmendi. Guardate Arizmendi come si batte. E riesce comunque a terminare in piedi il match. Match durissimo, ma durissimo per tutti e due, non soltanto per il vincitore. Guardate l'arbitro che deve intervenire solo per segnalare la fine del match. Ecco qui l'arbitro che va ad alzare il braccio ad Henry Armstrong. Siamo a New York ed è il 31 maggio 1938. Ritroviamo Henry Armstrong, ancora campione del mondo dei pesi piuma, che sfida Barney Ross per il titolo mondiale dei pesi welter. Quindi un peso piuma che sfida il campione del mondo dei pesi welter, Barney Ross. Dopo l'incontro con Arizmendi che abbiamo visto prima, Armstrong ha vinto 2 incontri per KO contro Eddie Zivic e contro Lew Feldman, KO la quarta e KO la quinta. E ora tenta l'impresa di conquistare il titolo dei pesi welter. Ricordato prima, Armstrong ancora campione del mondo dei pesi piuma, anche se gli riuscirebbe impossibile a questo punto rientrare nei limiti di peso di quella categoria. Lascerà il titolo dei pesi piuma alla fine del 1938. Più piccolo di statura, Armstrong impone il suo ritmo a un avversario comunque pericoloso, di grande talento e di grande esperienza, come Barney Ross.
Terza ripresa di un match previsto sui 15 round. Il ritmo era la grande qualità di Henry Armstrong. E poi la grande capacità di mantenere un grande equilibrio anche nelle fasi più concitate del match. Ci sono 35.000 spettatori nel bowl, nel catino di Long Island, nei pressi appunto di New York. Maestro nel procurarsi spazi utili nel combattimento a corta distanza, Armstrong deve controllare la presunta maggior potenza dell'avversario. Il gancio sinistro di Ross, avete visto? Gancio sinistro che però non ferma Armstrong, anzi ne aumenta le energie, ne aumenta il furore agonistico. Quinto round. Più piccolo di statura, più scuro di pelle Armstrong. Fuori misura Ross. Grande abilità difensiva di Armstrong. Settimo round. In palio il titolo mondiale dei pesi welter. Sta imponendo la sua legge Armstrong. Quasi in difesa passiva Barney Ross. Un bel destro di Armstrong. Tenta di affidarsi al jab sinistro, Ross cerca di sfruttare il suo maggiore allungo, ma non riesce a tenere lontano l'avversario. Un sinistro al corpo di Armstrong, poi il destro. Ancora il sinistro. Non si ferma, è un'autentica macchina da pugni. Henry Armstrong. Cerca di arginare come può l'avversario, Barney Ross. Nono round. Vedete tutti i colpi a traiettoria corta, quella di Armstrong.
che gli consente un grande ritmo, un uso non sempre correttissimo dei gomiti. Un momento favorevole a Barney Ross, ma guardate come reagisce Armstrong. Conclusione del round, passiamo all'11ª ripresa. Netto il vantaggio di Armstrong, che in questo match è lo sfidante di Barney Ross, campione del mondo dei pesi welter. Il destro di Armstrong. Tenta il montante destro Ross. Vede il tentativo di Barney Ross di affidarsi al jab per tenere lontano l'avversario. Non ci riesce. Gli è sempre vicino Armstrong. Lo pressa, lo incalza, lo colpisce. Un autentico carro armato, Henry Armstrong. Siamo al 13° round. L'arbitro è Art Donovan, era il più celebre arbitro di quel periodo. Un sinistro accusato da Barney Ross. Non riesce a rovesciare le sorti del match. Barney Ross, solo un knockout gli consentirebbe di evitare la sconfitta e di mantenere il titolo. Ma in tutta la sua carriera, 174 incontri, Armstrong è stato sconfitto solo 2 volte prima del limite. Gancio sinistro terribile di Armstrong. Ormai si limita a qualche reazione Ross. Prova comunque col sinistro, ma sono colpi disordinati. È la forza della disperazione che anima Barney Ross, ormai consapevole di dover lasciare
nelle mani dell'avversario il titolo mondiale. E siamo alla fine del match, l'abbraccio tra i due rivali. Vediamo il verdetto, ma ormai è scontato. È New, non dà il cartellino, annuncia solo il vincitore, è Henry Armstrong. World welterweight champion Henry Armstrong È il 25 novembre 1938 sul ring di New York. Henry Armstrong affronta Seferino Garcia. Henry Armstrong è l'unico pugile che abbia contemporaneamente detenuto il titolo mondiale in 3 diverse categorie di peso. A 134 libbre, quindi dentro il limite dei leggeri, Henry Armstrong affronta il filippino Seferino Garcia, 146 libbre. Quindi ci sono 12 libbre di differenza, più di 5 kg tra i due pugili. Armstrong sulla destra. Il ring è quello del Madison Square Garden di New York. L'arbitro è Art Donovan. Round one. Now round two. Siamo alla seconda ripresa. The world's welterweight title between champion Henry Armstrong and Seferino Garcia of the Philippines, here at Madison Square Garden, New York. È evidente la differenza di peso tra i due pugili, ma Armstrong è molto più veloce, molto più rapido di braccia. Garcia's the bigger man, while Armstrong is always boring in and throwing punches. I due pugili si sarebbero incontrati 2 anni dopo per il titolo mondiale dei pesi medi. L'incontro conclusosi in parità. Se Armstrong l'avesse vinto avrebbe conquistato un 4º titolo mondiale dopo quello dei leggeri, dei piuma e dei welter. L'impresa di Armstrong di detenere il titolo contemporaneamente in 3 diverse categorie di peso è accentuata dal fatto che quelle categorie non comprendevano le categorie, chiamiamole così, junior, ma erano 3 delle 8 tradizionali categorie di peso: piuma, leggeri e welter. Un leggero naturale, Armstrong riusciva, volendo, a rientrare nel limite dei piuma e poteva concedersi di regalare qualche chilo ai migliori pesi welter dell'epoca. Seferino Garcia, pugile filippino, combattuto spesso negli Stati Uniti. Aveva un gran ritmo Armstrong. Aveva 2 mani, la varietà di colpi, la continuità dell'azione. Conclusione della 7ª ripresa, qui passiamo alla 14ª. Sono sintesi che però permettono di vedere le caratteristiche, di conoscere le caratteristiche dei pugili e di apprezzarne le qualità. Armstrong aveva una naturale abilità di sapersi appoggiare all'avversario, di sfruttare minime aperture. Armstrong keeps whacking away at Garcia's eyes. He plays on Garcia's body, brings his guard down, then swings for the head. The end of round 14.
Conclusione della 14ª ripresa, si passa alla 15ª ed ultima. Between champion Hurricane Hank Armstrong and Seferino Garcia, Madison Square Garden, New York, November 1938. Again, Armstrong keeps boring in, keeps Garcia on the defensive. Uno specialista di quello che gli americani chiamano infighting, il combattimento da vicino, Henry Armstrong. E l'ultimo colpo di gong, il match si conclude, il verdetto, and still è ancora campione del mondo dei pesi welter Henry Armstrong. «10 gennaio 1939, ancora a Los Angeles ed ancora Baby Arizmendi di fronte a Henry Armstrong. È la terza difesa del titolo mondiale dei pesi welter per Henry Armstrong, che nel frattempo ha conquistato anche il titolo mondiale dei leggeri battendo Lou Ambers e ha rinunciato al titolo mondiale dei pesi piuma. Match stranamente previsto sulle 10 riprese, stranamente ma opportunamente, devo dire, anche se probabilmente questi due mostri di resistenza e di agonismo sarebbero in grado di andare avanti per 20 round sullo stesso ritmo, ma è molto meglio, insomma, che ci sia un limite a questa prova di resistenza oltre che di abilità. È la quinta sfida tra i due pugili, 2 vittorie per parte nei 4 precedenti confronti. Pensate che per questo incontro Henry Armstrong ha pesato 134 libbre e mezzo, quindi al di sotto del limite dei pesi leggeri. 136 libbre invece il suo avversario, quindi tutti abbondantemente sotto il limite dei welter di 146 libre, che sono 66,678. Numero facile da ricordare, 66,678. Limite dei leggeri 61,235. Seconda ripresa. Armstrong sfida non soltanto un avversario contro il quale ha perso 2 volte, ma anche il pubblico di Los Angeles, inevitabilmente favorevole al suo avversario messicano. Armstrong riconoscibile dai pantaloncini più chiari, oltre che dal suo inconfondibile stile.
Terza ripresa. Lo stile, il match è un po' la fotocopia della sfida che abbiamo visto in apertura di questa puntata. D'altra parte sono passati soltanto 10 mesi, dal 15 marzo al 10 gennaio, 15 marzo 38 al 10 gennaio del 39. Dopo aver conquistato il titolo dei welter contro Barney Ross, Henry Armstrong ha conquistato quello dei pesi leggeri battendo Lou Ambers ai punti in 15 riprese, ha sconfitto ai punti Seferino Garcia in difesa del titolo, poi ha battuto Al Manfredo per KO alla terza ripresa ed ora si trova di fronte ad Arizmendi, la cui popolarità presso il pubblico messicano ha garantito la componente economica di questo match. Allora non c'erano diritti televisivi a tranquillizzare organizzatori e a consentire agli stessi organizzatori magari di offrire prodotti di mediocre qualità. Il botteghino garantiva questa qualità. Un organizzatore che si fosse azzardato ad offrire incontri di pessima qualità li avrebbe certamente pagati nelle successive manifestazioni. Oggi, se da una parte la televisione rende ricca e tiene in vita la box, dall'altra appunto non ne garantisce la qualità. Guardate il ritmo di Armstrong. Arizmendi ha caratteristiche abbastanza simili a quelle di Armstrong, ma non ne ha la stessa velocità, non ha la stessa intensità. C'è anche da dire che per certi aspetti la box di Armstrong può sembrare forse un po' monotona, ma invece c'è sempre una grande scelta nelle sue traiettorie. Buona reazione di Arizmendi. Ma non cede di un centimetro Armstrong. Perde per un attimo l'equilibrio Armstrong nel portare un destro. Ecco, vedete l'uso dei gomito, ecco, questa concessione al mestiere da parte di Armstrong. Match di una durezza impressionante, di un ritmo incredibile.
Non tutti i colpi vanno a segno, ma la percentuale di quelli che raggiungono il bersaglio è sempre piuttosto alta. Il destro di Arizmendi in uscita. Ma di nuovo Armstrong lo pressa, lo mette alle corde. Sesta ripresa. Un bel gancio destro di Armstrong. Ma è difficile selezionare i colpi meritevoli di essere citati in queste serie che Armstrong porta in continuazione. Ripeto, una macchina che non si ferma mai, ma è ammirevole anche il suo avversario, che tiene il match aperto, equilibrato, non consente che si trasformi in un monologo. Sinistro, poi il destro di Armstrong, ma Arizmendi continua a controbattere. Settima ripresa. Il match non cambia fisionomia, ma non perde di qualità, non perde di intensità. Due volte col gancio sinistro Arizmendi, poi il sinistro di Armstrong. Davvero impressionante il ritmo di questo match. Bisogna immaginare la preparazione che ci deve essere dietro questi due pugili per riuscire ad esprimersi con questa continuità su questi ritmi. Ripeto, viene il sospetto che potrebbero continuare per 20 riprese. Ma io credo che sia opportuno che il match sia stato stabilito sui 10 round. Erano momenti in cui la distanza dei titoli mondiali non era stata ancora unificata.
Si ricordano le due sfide tra Dempsey e Tunney, entrambe sulle 10 riprese, poi invece il match sui 20 round. Il pugilato ha stentato a darsi delle regole e non se le è mai date poi in definitiva, se vediamo quella che è oggi la situazione con tutto questo fiorire di sigle, di categorie, di peso. Siamo nella nona ripresa di questo match valevole per il titolo mondiale dei pesi welter, combattuto in realtà tra due pesi leggeri, appena al di sopra del limite dei leggeri Arizmendi, addirittura al di sotto, mezza libra, 200 grammi al di sotto del limite dei leggeri Armstrong. Nella sua carriera Armstrong arriverà a battersi addirittura per il titolo mondiale dei pesi medi, ottenendo un risultato di parità contro Seferino Garcia, un pugile da lui battuto in precedenza ma in un incontro senza titolo. Decima ed ultima ripresa. Nettamente in vantaggio ai punti Armstrong, ma non per questo Arizmendi sembra rassegnato, reagisce dimostrando un coraggio straordinario, tipico peraltro di quasi tutti i pugili messicani. Buon sinistro di Arizmendi, queste ultime battute del match. Gancio destro terribile di Armstrong, ma sempre pericolose e comunque orgogliose le reazioni di Arizmendi. Gran match comunque. Ecco qui, vedete che senza esitazioni l'arbitro alza il braccio a Henry Armstrong, accetta la sconfitta Baby Arizmendi. Il 22 agosto 1939 sul ring di New York, Henry Armstrong difende il suo titolo contro Lou Ambers. È partita la prima ripresa del campionato del mondo dei pesi leggeri tra Henry Armstrong, il pugile di colore, pantaloncini scuri, strisce bianche per il campione, che affronta Lou Ambers. I due si sono già affrontati in precedenza. 61 kg per Ambers, 61 kg e 200 grammi per Armstrong. L'anno precedente Ambers ha ceduto il titolo ai punti in 15 riprese e con quel successo Armstrong è diventato il primo pugile a detenere contemporaneamente 3 titoli in altrettante categorie, i piuma, i leggeri e i welter. Molto contatto in questa prima ripresa, soprattutto in avvio. Adesso Armstrong, trovando la media distanza, prova i colpi.
Deve intervenire però l'arbitro. Con il jab a segno Armstrong, sinistro e destro ancora di Armstrong. Si scatena il campione, si appoggia alle corde lo sfidante, ancora con il gancio destro Armstrong. Il gancio destro di nuovo, resiste Humbers che accusa. La prima ripresa è per Armstrong. Scatta la quarta ripresa, non facile la via per Armstrong, che è stato penalizzato nel secondo round per un colpo basso. Nel terzo invece ha vinto con largo margine su Humbers. Negli ultimi 2 anni e mezzo Armstrong ha collezionato 46 vittorie, di cui 39 per KO. È chiaramente lui il favorito di questo match e lo dimostra anche in questa ripresa. A vuoto con il gancio sinistro. Humbers però è costretto a mantenersi sulla difensiva. Il gancio sinistro di Armstrong. Insegue letteralmente per il ring il suo avversario Armstrong. Ogni tanto c'è la reazione da parte di Lou Humbers. E questa è una ripresa per Armstrong. Scatta la 14ª ripresa del campionato del mondo dei pesi leggeri. Il ring è quello di New York e si affrontano Henry Armstrong, che è in vantaggio in termini di colpi messi a segno, però è stato penalizzato nuovamente nel corso del match. Nel quinto l'arbitro toglie la ripresa ad Armstrong per colpi bassi. Anche il sesto, il settimo e l'ottavo sono di Humbers. Nel finale però si è rivisto un buon Armstrong, segnato comunque dai colpi di Humbers. Ha vinto la 12ª e la 13ª ripresa, però bisogna vedere se questo basterà al campione per mantenere la propria corona. Ancora con il destro a segno. Per quello che ha fatto vedere sicuramente Armstrong ha messo a segno più colpi, anche se abbiamo visto un ottimo montante destro di Humbers, che comunque ha resistito alla grande alla pressione del suo avversario. Serie a 2 mani per Humbers, che qui riesce ad avere la meglio in questa circostanza, in questo frangente sul suo avversario. Il sinistro però di Armstrong, poi toccato dal corto gancio destro, poi un montante destro ancora di Humbers. Colpi durissimi dalla corta distanza, ancora un gancio destro di Armstrong. Il gancio sinistro rimane chiuso alle corde. Humbers abbassa la guardia, subisce i colpi del suo avversario. Gran finale di round per Armstrong. Siamo arrivati al 15° e ultimo round, che potrà decidere forse il risultato di questo match valido per il mondiale dei leggeri sul ring di New York. Armstrong comunque in difficoltà e penalizzato più volte per colpi bassi. Armstrong pantaloncini scuri con le strisce bianche, pugile di colore Henry Armstrong. Si appoggia alle corde Lou Humbers, a vuoto con il montante destro. Humbers continua con una pressione importante. Armstrong però anche lui a corto adesso di energie, non è più sicuro nei movimenti sulle gambe, ogni tanto dà l'impressione di perdere l'equilibrio. Si tratta di una rivincita tra i due. Hanno speso tantissimo, tanta la fatica sia da una parte che dall'altra. Il gancio destro, poi il montante destro 2 volte a segno di Humbers. Lavora al corpo invece Armstrong.
cerca disperatamente ancora Armstrong la via del knockdown, forse l'unica soluzione che gli permetterebbe di essere sicuro della vittoria, altrimenti c'è il rischio che possa perdere il titolo, soprattutto per le penalizzazioni che l'arbitro gli ha inferto per i colpi bassi. E finisce qui l'incontro in cui Armstrong si è dimostrato superiore, ma sentiamo il verdetto. Riconquista il titolo, allora a sorpresa Lou Ambers, e il pubblico protesta perché avrebbe voluto Armstrong come vincitore.